Gioia Noel! Volevo farvi i miei auguri condividendo con voi il fumetto del talentuoso illustratore cileno Ole Ismos, che secondo me dipinge benissimo cosa sia un paradigma e in che modo influisce tutto. Il bimbo dice: Ma in che senso cosa significa? Ma è sbagliato che un pupazzo di neve abbia la testa in giù? Il problema non è quello che ha fatto il bimbo, ma il modo di vedere dei genitori. Hanno percepito la realtà, che è il pupazzo di neve con la testa in giù, come sbagliata. E ci può essere qualcosa di molto più profondo qui, che è la loro abitudine a vedere il bimbo far male. Magari questo bimbo ha fatto una serie di pasticci e viene etichettato nella loro mente come pasticcione, come monello. Ed è proprio questa cosa che si fissa nella loro mente e che fa filtro. I genitori vedono il loro bimbo attraverso un loro paradigma che condiziona il modo di vedere il pupazzo. E questo invece di vedere la situazione in un'ottica diversa e di vedere tutta la creatività e l'unicità del loro bimbo. Ma cos'è un paradigma? È un modello, è un pattern che ci aspettiamo di vedere. E di fatto noi vediamo tutto attraverso la prospettiva dei nostri paradigmi. Quindi non è la realtà che conta alla fine, è proprio la nostra percezione della realtà che conta e ha un impatto vero. Creiamo delle mappe del territorio attraverso i nostri sensi. E poi è tutto impattato dalle nostre esperienze, dai condizionamenti, dalla famiglia, società, la cultura lavorativa. Abbiamo i nostri valori, i pensieri, le nostre convinzioni. E poi facciamo delle mappe di queste mappe con il linguaggio. Di fatto siamo a 3 passi di distanza dalla realtà. La nostra realtà quindi nasce da questi filtri. La mappa non è il territorio, è un paradigma, è una teoria e noi teorizziamo tutto. È così che riusciamo a dare senso al mondo. Però se la mappa è sbagliata, non arriveremo mai dove vogliamo esattamente. E la stessa cosa vale con i paradigmi. Il problema è che non li rimettiamo mai in discussione, sia la mappa che i paradigmi. Ma va, figurati se la mappa è sbagliata, avrai sbagliato strada, no? Il tema è che più noi siamo consapevoli dei nostri paradigmi, più possiamo assumere la responsabilità di esaminarli e cambiarli. Quindi, tornando al nostro bimbo e il suo simpatico bonhomme de neige, pupazzo di neve, cosa potrebbero fare in modo diverso i genitori, da cui ci possiamo ispirare? Allora, possono prima di tutto vedere i loro paradigmi e vedere anche il loro impatto, proprio il riflesso che loro rimandano al loro bimbo. Importantissimo, possono cercare di non etichettare. Etichettare è un giudizio e proprio questa cosa porterà il bimbo piano piano ad adeguarsi col rischio che ammazzi totalmente la sua creatività. E poi possono vedere il bimbo rispetto al suo potenziale e credere in lui perché così potrà continuare a far emergere il suo talento. Per arrivare a cambiamenti veri dobbiamo assolutamente partire dal mindset, è per questo che il coaching non deve portare solo un piano d'azione a comportamenti, però deve partire dalla rivisitazione di questi paradigmi, dal cambiamento del mindset, dall'analisi e la qualità dei nostri pensieri.